Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche affettive per la prima parte di maggio 2022. Sono previsioni fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, vi invito ad ascoltare anche il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive, grazie. Wow, la stella! Amici del Capricorno, la stella è una carta di forte, io lo sento come un innalzamento spirituale, parla di aprire il terzo occhio, parla di sogni, parla di desideri, parla di visualizzazioni e manifestazioni, parla di quello che è il trovare il proprio percorso di vita, parla anche di sogni. 3 oracoli da parte degli angeli e abbiamo: vale la pena aspettare. Il sincronismo divino è all'opera della tua vita amorosa. Guardate, la stella fa anche riferimento a quello che è la stella divina, il destino che è scritto nelle stelle. Quindi sicuramente c'è l'universo in questo momento che sta lavorando a vostro favore, anche se magari apparentemente potrebbe non sembrare. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. Probabilmente o qualcuno sta lavorando troppo e non si ha abbastanza tempo per l'altra persona, oppure c'è qualche tipo di fatto legato al lavoro che comunque sta condizionando la relazione tra voi e un'altra persona. Wow! Anima gemella! Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. Ma che bello! E quindi il fatto che ci sia soldi e lavoro, perché quando ci sono le anime gemelle, quando si intraprende un percorso con un'anima gemella, è molto facile che si condivida il percorso di vita, ok? L'obiettivo di vita comune. Quindi potrebbe essere, essendoci anche questa carta di soldi e lavoro, che molte persone stiano intraprendendo una nuova attività o abbiano già in corso quello che è un'attività con la loro persona di interesse. Ok, ognuno poi lo applichi alla propria realtà di vita, perché comunque siete tanti. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono per questa prima parte di maggio 2022. Abbiamo un cavaliere di bastoni. Ok. Cavaliere di bastoni è una bellissima carta, direi, per iniziare, perché è una persona che è un'energia, scusate, che indica un movimento in avanti e per qualcuno potrebbe essere una persona che magari avete appena conosciuto o che conoscete da poco. Abbiamo poi un fante di pentacoli e il fante di pentacoli in realtà parla di quello che è un'energia, diciamo così, che si dedica anima e corpo a qualche tipo di progetto, a qualche tipo di lavoro. Vi ricordo che qua avevate la carta di soldi e lavoro, quindi probabilmente in questo periodo voi siete completamente presi da quello che è la vostra attività lavorativa, ma mi parlano di turni, quindi seguiamo poi con un 10 di pentacoli, la carta della temperanza e la carta della giustizia. Wow, ma che carte bellissime che avete, amici del Capricorno. 10 di pentacoli rappresenta è un 10, quindi rappresenta la conclusione di un ciclo e l'inizio di un ciclo nuovo. Nello specifico il 10 di pentacoli fa riferimento a quello che è una famiglia di tipo magari anche allargato, quindi non è solo la coppia, la famiglia come coppia, ma è la famiglia proprio con i figli, con gli animali, con ehm, magari anche i genitori, i nonni, diciamo. Parla di gruppi grandi ed è una carta comunque il 10 di denari di forte abbondanza, di ricchezza. Potrebbe anche essere che qui c'è qualcuno, diciamo così, che spera, perché comunque abbiamo la carta della stella, parla di desideri, che spera in un qualche tipo di aiuto.
Abbiamo la carta della temperanza in centro stesa e qui sento che si tratta di mettere in equilibrio quello che è, la volontà, se vogliamo, della mente e quello che in realtà vuole il cuore. E di nuovo un'altra carta di equilibrio, seguiamo con la giustizia. Quindi qui, si sta cercando di creare quello che è un equilibrio, quello che è una stabilità probabilmente familiare con questo cavaliere di bastoni, con questo nuovo input, diciamo così. Andiamo avanti, vediamo che altre carte mi danno. Okay, abbiamo una regina di coppe e un fante di coppe. Quindi direi che questa carta della giustizia vi aiuta a far chiarezza, perché la giustizia è rappresentata comunque con una spada. La spada taglia quello che non serve più, okay, sento che in qualche modo tra la stella, la temperanza e la giustizia ci sarà quello che è l'arrivare a un equilibrio, a una profonda connessione con voi stessi o con voi stesse. La regina di coppe potrebbe rappresentare comunque una persona che entra nella vostra vita, potrebbe rappresentare la stessa persona del cavaliere di bastoni che ha, diciamo, questo tipo di evoluzione attraverso la temperanza e la giustizia, o uno dei due potrebbe rappresentare voi e l'altra persona. Comunque sento che con questa regina di coppe c'è quello che è una profonda connessione, ripeto, con quello che è il vostro lato emotivo, con quello che è il vostro lato materno, mi parlano di maternità. E avendo poi anche il fante di coppe alla fine della stesa, per qualcuno potrebbe far riferimento alla volontà di avere dei figli. Per qualcuno potrebbe far riferimento invece al fatto che si aspetta un qualche tipo di offerta, un qualche tipo di proposta. Diciamo che se all'inizio questo cavaliere di bastoni poteva essere una persona con la quale c'è un qualche tipo di affinità a livello passionale, verso fine estesa si parla già di qualche cosa di un po' più romantico. Ed ecco perché c'è questa carta, vale la pena aspettare. Voi focalizzatevi su quello che state già facendo, sul crearvi una stabilità e continuate a visualizzare. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 5 di coppe e abbiamo un cavaliere di spade. Probabilmente, non c'è abbastanza determinazione da parte di questo cavaliere di bastoni. È come se fosse un po' titubante, sento. Probabilmente questa persona ha paura di pentirsi di qualche cosa, di qualche movimento sbagliato. Andiamo a vedere il fante di guardate, un'altra volta la giustizia per il fante di denari e l'asso di coppe al contrario. Qui qualcuno ha tagliato fuori qualcun altro, ok? La giustizia arriva per portare equilibrio e avendo questo asso di coppe al contrario sento che non c'è stato o non c'è ancora probabilmente la possibilità di dare questo nuovo inizio di tipo romantico. C'è questa giustizia che pesa, io trovo. E la giustizia potrebbe anche parlare di cose svelate. Siccome, la carta del fante di pentacoli parla proprio della persona che studia, e la giustizia ha a che vedere con le cose burocratiche, con i fogli, con quelle cose lì, potrebbe essere che si venga a scoprire qualche cosa facendo questo tipo di approfondimento, che non piaccia tanto e che quindi faccia un attimino tornare indietro e dire: "Ma, aspettiamo un attimo", Andiamo a vedere il 10 di pentacoli per piacere, grazie, perché qui sento che siete voi che siete proiettati verso questa stabilità. 8 di pentacoli e l'eremita. Ma infatti qui soldi e lavoro, e qui c'è l'8 di pentacoli. Voi siete improntati in quello che è il creare la vostra stabilità per voi stessi, da soli, senza l'aiuto di nessuno. E allora potrebbe tranquillamente essere che qui stiate cercando di non farvi coinvolgere troppo, ok? Sento che molte persone, più che il lato emotivo in questo momento, cioè più che una relazione di per sé, per molti si sta cercando quello che è un proprio appagamento emotivo attraverso,
l'indipendenza, economica, attraverso quello che è il lavoro, attraverso quello che è l'effettuare questa ricerca interiore, questo viaggio interiore senza appoggiarsi a nessuno. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo un 2 di pentacoli, un 6 di scusate, un 6 di coppe e la sacerdotessa. C'è qualcosa qui che fa riferimento al passato con questo 6 di coppe? Potrebbero essere 2 persone in effetti, perché comunque c'è anche un 2 di pentacoli, o potrebbero essere magari, delle dinamiche che continuano a ripetersi all'interno delle relazioni, o cose di questo stile. Quello che sì sento con questa sacerdotessa in questa posizione è che per certi versi non state ascoltando il vostro intuito. Molte persone, io credo che è per quello che c'è la temperanza in questa posizione, non c'è un reale equilibrio tra quello che è la vostra mente e il vostro cuore, ma lo vediamo anche qui, perché in effetti questo asso di coppa è il contrario. Andiamo a vedere di che cosa ci parla questa giustizia. Sole al contrario, 9 di coppe e 7 di spade. Guardate, c'è la giustizia e c'è il 7 di spade. Io credo che qui qualche cosa venga a galla. Se non era venuto fuori qui, se non avevate preso consapevolezza qui, viene fuori qui. Perché comunque abbiamo questo 7 di spade, quindi c'è qualcuno qui che sta cercando in qualche modo, mi verrebbe da dire di approfittare, perché avendo il 9 di coppe e il sole al contrario, il 9 di coppe in molti mazzi viene raffigurato come la zona di comfort, come qualcuno che è pigro, come un qualche tipo di eccesso, quindi potrebbe essere che qui c'è qualcuno che non diventa autonomo con le proprie gambe e stia cercando di appoggiarsi a voi. Andiamo a vedere la regina di coppe. Il giudizio al contrario, il 5 di denari al contrario. Fatemi vedere anche il fante per piacere di coppe. 10 di spade, 3 di spade, 8 di spade. Wow, ragazzi. Ho capito perché vi aspettate delle scuse da questa persona. Perché comunque guardate tutte le carte che ci sono sotto. C'è una forte sofferenza, vi ha fatto patire qualche cosa. Io credo che faccia riferimento a questa perdita di cui si parlava all'inizio, ok? O potrebbe essere questa bugia, questa menzogna, questa mezza verità che si viene a scoprire qui, che comunque crea quello che è questa forte sofferenza, questo senso di colpa, questa energia poco chiara, ok? Perché comunque sì, la regina di coppe ha il giudizio e il 5 di pentacoli al contrario. Quindi sento che qui c'è mi parlano di vittimismo, quindi qui qualcuno per certi versi è un po', se vogliamo, inondato nelle proprie emozioni. Questa cosa deve avervi fatto veramente male, questa scoperta. Ehm, Comunque, per andar bene, diciamo, voi rimanete focalizzati su questa parte della lettura, okay, sul fatto di studiare, sul fatto di approfondire certi discorsi, sul creare quello che è la vostra ehm, su quello che è la vostra stabilità insomma, perché comunque poi la fine della stesa, è vero che probabilmente qualcuno è un po' troppo, diciamo così, inabissato nei propri sentimenti, ma questo comunque è positivo, nel senso che vi dà la possibilità di conoscervi, vi dà la possibilità di portare a galla, quello che il giudizio adesso, essendo girato al contrario, non vi fa riconoscere e comunque alla fine del periodo ci sono le scuse da parte di qualcuno, c'è qualcuno che torna per fare delle scuse. Sta a voi cercare di lasciarvi indietro questo tipo di dolore e questi pensieri, diciamo, tossici che avete inerenti a questa situazione o questa relazione, ok?
Mh. Se non aveste nessuno se non aveste nessuno, io sento che qui si tratta di curare un qualche tipo di ferita del passato, ma è riferito a voi stessi. C'è qualche cosa che non vi perdonate, io trovo. Okay, andiamo a vedere conscio e inconscio. Con i tarocchi di Osho. Io intanto voglio avvisarvi che ho attivato il numero di telefono per le consulenze personalizzate, durano circa 1 ora, quindi se siete interessati a prenotarne una potete contattarmi via mail e trovate la mail nella descrizione qui sotto. Okay, abbiamo oltre le illusioni, carta del giudizio un'altra volta, ce l'avevate già qui, e la guida che è un 3 di denari. Diciamo che quello di cui siete consapevoli è questa sorta di risveglio che voi state avendo qui. Qui c'è la fase, diciamo così, di preparazione, ma qui vengono a galla le cose, okay, c'è anche questa sacerdotessa, parla di intuito, parla di cose svelate e di qui anche un po', no, perché con il giudizio parla di qualche notizia, di qualche tipo di informazione che in qualche modo arriva. Quindi quello che sento è che voi state facendo quello che è un lavoro di, osservazione, ampliata, una cosa di questo genere. Se ci fate caso, la carta qui è rappresentata con una farfalla, quindi parla di un qualche tipo di trasformazione, di un qualche tipo di rinnovamento ed è quello di cui voi siete consapevoli, il fatto che state e siete cambiati. Quello di cui non siete consapevoli, o meglio che non vedete, è questa guida che è un 3 di pentacoli. In realtà, molte persone si stanno sottovalutando in questo momento e non vi rendete conto realmente di quanto siete forti, non vi rendete conto realmente di quanto siete in connessione con voi stessi, okay, però è un lavoro di presa di consapevolezza, diciamo, mh. Per quello che riguarda questa carta, l'anima gemella, okay, questa persona è proprio la tua anima gemella e qui abbiamo: vale la pena aspettare, il sincronismo divino è all'opera nella tua vita amorosa. Tenete presente che le anime gemelle sono tutte quelle anime, okay, che si incontrano e che ci danno la possibilità di vivere un qualche cosa che ci insegna una lezione. Che sia un'anima gemella con un rapporto idilliaco o che sia un'anima gemella con un rapporto tormentoso, sempre anima gemella è. Che poi c'è una sottile distinzione tra anima gemella e anima karmica, nel senso che normalmente le relazioni con le anime gemelle sono costruttive, mentre le relazioni con le anime karmiche sono distruttive. Però io qui sento che c'è la possibilità, l'anima gemella in questo caso potrebbe essere o questo fante di coppe o la vedo più probabile questo cavaliere di bastoni. Ognuno poi lo applichi alla propria realtà, okay? Però comunque c'è la possibilità di incontrare questa persona. Però siete voi che dovete andare oltre le illusioni. C'è un'altra carta di queste che dice: "Tieni la mente aperta, la persona per te non potrebbe non essere come te lo aspetti." Ed è anche un po' quello che sento io, perché per qualcuno potrebbe essere una persona più giovane comunque, magari con molta più peperina, mi verrebbe da dire, o più peperino rispetto a voi. Voi siete già persone un po' più calme, ecco, direi. Quindi, vale la pena aspettare. Voi fate questo lavoro di trasformazione e vedete che le cose si muoveranno. Bene, un ultimo messaggio da parte delle fate. Io intanto volevo ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando a supportare il canale con i loro like, con i commenti, con le condivisioni e con le iscrizioni. E se non siete ancora iscritti, questo è il momento giusto di farlo. Bene, andiamo a vedere le fatine. Wow, riflessione. E qui abbiamo oltre le illusioni. Quindi si tratta veramente di riflettere, di cercare di vedere le cose da un altro punto di vista, di cercare di fare il punto della situazione in modo obiettivo. Ma sento che con questa carta dell'oltre le illusioni ci state già lavorando.
Bene cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.